rapporto di fiducia sta alla base di ogni relazione, specie se le potenze in gioco sono tali da farti tremare fortissimo. Queste tre beniamine del divertimento di guida non avrebbero alcun senso se tutti i loro cavalli non riuscissero a essere scaricati per terra e correre tra le curve. Per questo ciascuna di loro è stata messa a punto per essere stabile alle alte andature e maneggevole nel guidato. Come si fa? Beh, serve messa a punto e capacità progettuale per trovare quel magico equilibrio tra aerodinamica e grip meccanico. Intanto la posizione di guida, questa è l'unica del terzetto col motore davanti, solo che di fatto è comunque un'auto considerata motore centrale perché il motore è stato posizionato molto indietro per bilanciare al massimo la distribuzione dei pesi. Quindi sei seduto praticamente sulle ruote posteriori e hai la netta sensazione di capire e sentire tutto ciò che accade là dietro, sensazione chiaramente amplificata dal fatto di avere questa enorme ala che schiaccia il posteriore a terra. Alle velocità più alte la sensazione è quella di entrare quasi in un tunnel aerodinamico dove tutto diventa più ovattato e si sente proprio l'azione dell'aria che schiaccia a terra questa Black Series. Ovviamente l'asticella delle prestazioni ottenibili si sposta molto più in là, servono nuove forme di sensibilità ed esperienza per sfruttare appieno tutto il potenziale di quest'auto. Took the wife and Maserati that's peak. Add the spice to color Murray that's me. My advice off the order I seen. Christ alone, he don't promise you. Don't say that. You know that man don't. Con la Mercedes metti la tabella numero e ti infili in griglia. In una gara GT secondo me non se ne accorge nessuno. Il body kit è pazzesco, mezza tonnellata di carico aerodinamico. Tant'è che nel baule ci sono 2 supporti di alluminio affinché non si crepi il portellone. Buona parte del merito è quindi di quest'ala posteriore biplano di dimensioni ciclopiche, larga quasi quanto quella della GT3 e regolabile manualmente nell'incidenza per aumentare o diminuire la deportanza. In più è provvista di un piccolo flap attivo che si inclina di 20 gradi in base alla modalità scelta o alla situazione di guida. L'ala posteriore è l'elemento più evidente, ma ci sono tanti altri piccoli dettagli che per un appassionato di motorsport sono dei veri e propri feticci. La calandra anteriore è molto più ampia e qui sul cofano in fibra di carbonio ci sono 2 enormi estrattori d'aria. Questo dovuto al radiatore, che per aumentarne l'efficienza non è più verticale ma inclinato come sulla AMG GT3. Poi qui, all'estremità del paraurti, ci sono i Flix, piccole alette a forma di artiglio e 2 air curtains, i convogliatori d'aria. Entrambi gli elementi riescono a migliorare in un sol colpo sia la resistenza all'avanzamento sia la deportanza, e si sa che fare andare d'accordo drag e downforce non è facile per niente. Altra roba da corsa sono i louvers sui parafanghi, le ampie feritoie con doppia funzione di deportanza ed estrazione del calore dai passaruota e questo enorme splitter anteriore. Quando è fuori così, sorretto da questi ganci metallici, non è omologato per la circolazione stradale, si può estrarre soltanto in pista. Questo ovviamente genera carico sull'anteriore, ma non soltanto, perché all'aumentare della velocità si piega leggermente e quindi crea una depressione che fa lavorare meglio il fondo e anche il diffusore della vettura. Varie Huracan, questa secondo me è quella che più si avvicina a una Huracan da corsa, perché è più diretta, meno filtrata, quindi non solo a livello esteriore, dove il body kit riprende quello della Super Trofeo, ma anche a livello sensoriale, sembra proprio di essere sulla Super Trofeo da corsa. Lo sterzo è più diretto, l'assetto è più specialistico, ma la cosa bella secondo me è la consistenza della prestazione di questa Huracan STO, perché magari non è da giro secco, è più una sportiva da long run,
proprio perché i pneumatici, ad esempio, sviluppati appositamente da Bridgestone, sono più una gomma bianca che una rossa da qualifica. I freni sono carbon, tecnologia da Formula 1, hanno una consistenza spaventosa, non si stancano mai, quindi per una lunga giornata di track day questo è vincente. 3, 2, 1. Le fiancate sono l'aspetto che lega maggiormente la STO alla Super Trofeo da corsa. L'aria che si incanala qua ha due funzioni: generare in questa gobba downforce e portare aria al motore grazie a questa presa NH, perché infatti l'air scoop sopra non serve per l'aspirazione ma solo per il raffreddamento del motore. La pinna centrale invece, soluzione sfacciatamente motorsport, usata anche in Formula 1 nei prototipi delle gare Endurance, serve per dare stabilità nei curvoni veloci. Qui dietro non c'è un alettone, c'è una super ala sostenuta dall'alto come le vere auto da corsa e poi un nuovo estrattore. Quindi tanta downforce anche in questa zona, che consente di variare il bilancio aerodinamico del 13%, cambiando il carico dell'ala su 3 posizioni: basso, medio, alto. Ma anche davanti è stato fatto un gran lavoro: nuovo splitter in carbonio, louvers che hanno una duplice funzione, quella di estrarre aria calda dal parafango e generare downforce, estrattori dal cofano, anzi dal cofango, crasi tra cofano e parafango. Non è solo fighissimo da vedere e da aprire per fare show off, ma è anche un elemento funzionale. È in fibra di carbonio, come del resto il 75% dei pannelli, e il fatto che sia in un pezzo unico riduce il numero delle componenti esterne e dei punti di fissaggio. Tra tutte, questa è quella che ti mette più a tuo agio, te la senti proprio in mano. Ed è dovuto fondamentalmente al nuovo avantreno a quadrilateri, è la prima volta che ce l'ha così. E poi per il cambio, alla stessa calibrazione della Cap Corsa. Senti l'asfalto nei palmi, sensazione magica. Grip meccanico, la 911 è nata sempre sbagliata, cioè col motore dietro, è vincente questo. Lei è composta e il cronometro ringrazia. Il sopra lo devi proprio cercare, devi esagerare. Come abbiamo capito, la più grande novità meccanica di questa GT3 sta sotto i passaruota anteriori nelle sospensioni a quadrilatero. La prima volta nella storia delle 911 che questo schema viene applicato. Ciò significa che oggi la GT3 è realmente un soffio dalle prestazioni di quelle da corsa e soprattutto che sono meglio registrabili sulle proprie specificità di guida. Soprattutto significa che questa GT3 è più efficiente della vecchia versione RS. Cosa non da poco, l'aerodinamica. Tutta la fluidodinamica anteriore è fatta per ottimizzare il raffreddamento di radiatori e freni, ma questo è ovvio. Soprattutto questi due estrattori servono a generare deportanza sul frontale. E qui, sotto i passaruota, ci sono due paratie estraibili manualmente, così è possibile bilanciare l'aero tra avantreno e retrotreno, privilegiando drag o downforce. Dietro, a schiacciarla a terra, c'è questa inedita ala con supporti a collo di cigno, soluzione derivata, come tradizione, dal mondo delle corse, così il flusso d'aria scorre meglio verso questo spoiler. Infine l'estrattore, eccolo per la prima volta su una GT3, soluzione aerodinamica non semplice da affrontare su un layout tecnico di questo tipo, perché come sapete la 911 ha il motore in posizione un po' particolare e l'estrattore inizia a lavorare proprio in corrispondenza della fine del motore. In ogni caso c'è, meno male, si sente. Allora, nel caso di Huracan e GT3 c'è stato un salto tipico, cioè quello che ogni generazione porta con sé, quindi la curva di crescita è bene o male la stessa. Nel caso della GT, della Mercedes GT, il salto è pazzesco per due motivi. Primo, perché partivi da una base, tra molte virgolette, bassa. Parliamo di una Gran Turismo a motore anteriore che non aveva grandi velleità di pista. Nel momento in cui gli metti poi un'aerodinamica così pazzesca, che è il secondo motivo, tu trasformi un'auto, ripeto, virgolette aperte, virgolette normale, chiuse virgolette, in un mostro.
basta guardare la frenata. Per esempio la GT, noi l'avevamo provata nel 2015, una GT-S, quindi la serie precedente, però comunque la stessa macchina, da 100 all'ora frenava in 40 metri e 6, solo 5 anni dopo 33,9, che è uno spazio assolutamente bestiale. E la cosa ancora più straordinaria, che dovrei controllare meglio ma è un record, sono i 113 metri e mezzo da 200 all'ora. È una prestazione pazzesca, perché vuol dire che ha tirato 1,39 G da 200 all'ora a 0, e in questo caso il merito di nuovo è della Lettonazzo. Vuol dire che quella Lettonazzo lì non è lì per caso, perché se tu guardi le altre macchine, qui appunto 113 metri e mezzo, una GT3 ce ne ha messi 119,4, che già è una prestazione notevolissima, sono già 5 stelle piene, meritatissime. Quindi scendere a 113 e mezzo è qualcosa di bestiale. Appunto una GT3 RS precedente faceva lo 0-100 in 3,13, la GT3 di oggi fa in 2,96, quindi ha battuto la sorella più potente della serie precedente. Se poi scendi, fai GT3 su GT3, da 991 a 992 ci balla, da 2,96 a 3,44, mezzo secondo, che quando arrivi a questo livello di prestazione è una quantità mostruosa. La Huracan dobbiamo confrontare ovviamente con la performante, che era la versione incazzata, permettimi il termine, della serie precedente, e quindi lì la differenza bestiale è in termini di G laterale, li passi da 1,15 a 1,25. Ora uno dirà, ah sì, 0,1, chissà cosa sarà, 0,1 è tantissimo, quindi veramente è una differenza mostruosa. 1,15 è un risultato tutto sommato alla portata di una macchina normale molto arrabbiata, un 1,25 no, 1,25 è pura supercar, ecco. Se, come abbiamo capito, l'aerodinamica conta, va anche detto che resta una magia nera, che ognuno interpreta a suo modo. La AMG dichiara 500 kg alla velocità massima, la Lamborghini 420 a 280 all'ora e la Porsche il 150% in più rispetto alla vecchia GT3 nel settaggio performance riservato alla pista. Questa, quella o quell'altra ancora sta a voi decidere. La scelta è nelle vostre mani e nel vostro stile di guida. Il centro prove ha detto che sono tutte racchiuse in un secondo, con le gomme più performanti consigliate da ogni casa. E sapete anche voi quanto cambi l'aderenza in base al set che sceglierete. Un invisibile balance of performance che le rende lì, a un passo l'una dall'altra, dove la differenza vera, in effetti, è nelle mani di una messa a punto personalizzata o di una pista più favorevole a una configurazione meccanica piuttosto che a un'altra. Se devo scegliere, senza dubbio la 911 GT3, uno forse perché è quella che ha più lunga tradizione nel motorsport, ma soprattutto in pista è quella che ha l'equilibrio migliore di tutte quante. Trovo che sia davvero la più proporzionata fra potenza del motore, equilibrio del telaio, dei freni, di tutta la parte telaistica. È quella che ti mette un po' meno in soggezione rispetto alle altre due, ma quella con cui riesci comunque a tirar fuori delle prestazioni notevolissime, soprattutto una grandissima costanza di rendimento. Anche a materiali consumati, dopo tanti giri di pista, lei risponde sempre allo stesso modo. Top. A me l'idea è piaciuta tantissimo per una questione concettuale. Senz'altro del terzetto è quella che forza di più sull'aspetto dei numeri, cavalli, tempo sul giro, abbiamo visto quanto sia veloce, dimensioni, centimetri quadri dello spoiler, e tutto sommato anche per istinto. Se volevi un'auto da track day, questa qui proprio anche il physique du roll, no? Poi centro curva mi piace moltissimo, mi è piaciuta moltissimo la GT3, perché oggettivamente è molto semplice da guidare, però qui succede qualcosa di molto particolare alle alte velocità, entri dentro questa dimensione aerodinamica, no? Ti senti proprio schiacciare a terra, e quindi se è vero che magari in centro curva un'auto come la GT3 è più stabile, è più semplice da capire, l'STO ad esempio era molto precisa, istintiva, questa in realtà alle alte velocità è quella che mi ha pagato di più.